Streets of Rage è un fantastico picchiaduro a scorrimento realizzato dalla Sega nel 1991, di cui trovate recensione ben 3 long play, uno per personaggio, su questo canale. Personalmente ho fatto innumerevoli partite a questo gioco e credevo di conoscerne ogni segreto, ma mi sbagliavo. Quando sono venuto a conoscenza dei segreti che esso cela e che tra poco vi mostrerò, sono rimasto sbalordito e più avanti vi spiegherò il perché. Quello che state vedendo è il finale del gioco che tutti conosciamo, dove Axel, Adam e Blaze celebrano la sconfitta del famigerato Mister X e i valori di amicizia, lealtà, coraggio e incorruttibilità che da sempre rappresentano gli indistruttibili pilastri del loro credo. Ma siamo sicuri che le cose stiano esattamente così? Il primo trucco di cui vorrei parlarvi è quello che ci consente di accedere a dei finali segreti, uno per ogni personaggio. Sì, avete capito bene, Streets of Rage ha dei finali denominati Bad Ending e sono degli epiloghi in cui verrà messo in luce il lato oscuro di ognuno dei nostri eroi, cosa che francamente non mi aspettavo possedessero. Per vedere questi finali alternativi dovrete necessariamente giocare in compagnia di un secondo giocatore. Non è requisito indispensabile che egli vi accompagni stampando le sue nocche sui volti dei malcapitati fin dal primo stage. Egli potrà entrare anche a partita in corso, ma non più tardi del settimo stage. Nell'ultimo livello, infatti, non sarà permesso ad un secondo giocatore di entrare, per cui tenetelo a mente. Una volta giunti al termine dell'ottavo ed ultimo stage, Mister X vi proporrà di entrare a far parte della sua organizzazione. A questo punto, i due giocatori dovranno dare risposte discordanti. Uno dovrà accettare la sua proposta, mentre l'altro dovrà rifiutarla. A questo punto, con sommo divertimento del più terribile boss della malavita della città, che si divertirà molto a vedervi combattere, dovrete ingaggiare una lotta senza esclusione di colpi con il vostro ex compagno. Quando uno dei due sarà sconfitto, Mister X vi farà nuovamente la proposta di entrare nella sua organizzazione. A questo punto dovrete rispondergli di no, pena il ritorno per sua mano indietro di ben 3 stage. Mister X non prenderà bene il vostro rifiuto, vi dirà che siete una persona malvagia, e anche se a dirlo non è di certo una colomba, in questo caso ha proprio ragione, perché avete appena fatto fuori il vostro collega con le vostre mani. A questo punto dovrete battervi contro Mister X. Quando sarete riusciti a batterlo, potrete assistere a questi finali. Se non volete vederli, potete interrompere qui la visione del video. In caso contrario, ve li mostrerò io.
Questi finali mi hanno lasciato emotivamente scioccato. Scoprire dopo tutto questo tempo che 3 dei miei più cari eroi videoludici celavano anche un lato oscuro è davvero un qualcosa che non mi aspettavo. Purtroppo non possedevo un secondo controller per Sega Mega Drive e ciò non mi ha permesso di vedere questi finali. Adesso, avendo comprato un secondo controller per il mio Sega Mega Drive Mini 2, utilizzabile tramite un apposito ricevitore wireless anche sul vero Mega Drive, ho potuto scoprirlo. Sono venuto anche a conoscenza di un altro trucco che permette di usufruire di 2 opzioni extra. Anche in questo caso è necessario un secondo controller. Per attivarlo, utilizzando il controller numero 1, dovete posizionarvi sulle opzioni, ma per il momento non dovete premere nulla, solo evidenziare la parola. Prendete adesso il controller numero 2 e premete e mantenete premuti A, B, C e destra. Senza lasciare A, B, C e destra, premete A sul primo controller. Una volta entrati nelle opzioni, potrete lasciare A, B, C e destra. Se avete seguito tutto correttamente, troverete 2 nuove voci nelle opzioni, quella relativa al numero di vite, che può essere aumentato fino a 7, e quella che vi consente di selezionare lo stage da cui iniziare a giocare. Mi rendo conto che alcuni di voi probabilmente già erano a conoscenza di questo trucco e dei finali alternativi, ma sono sicuro che almeno altrettanti, come il sottoscritto, nonostante possiedano il gioco da moltissimo tempo, non lo erano. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando alla prossima. Passo e chiudo.